tutti e benvenuti. Oggi in questo video installiamo un ambiente di base con tutti i tool che potremo utilizzare per uno sviluppo di un progetto, oppure nel nostro caso per seguire alcuni video che farò. Sono dei tool tutti gratuiti. Installiamo come primo tool Git. Questo è stato creato nel 2005 ed è partito da Linus Torvalds, cioè quello che ha creato il kernel di Linux. Noi lo installeremo, ci servirà principalmente per clonare un repository, cioè qualcuno, nel mio caso io, creerò un progetto, avrà all'interno dei codici, dei file che voi potrete clonare senza la necessità di scriverli a mano, così risparmierete del tempo. Git serve a versionare il codice, quindi lo posso utilizzare io in collaborazione anche con altre persone per gestire un progetto, quindi creare un progetto, modificarlo, condividerne le modifiche con gli altri che possono recuperare il progetto aggiornato, capire quali modifiche ho fatto, quindi ha questo tipo di scopo. Per installare Git è sufficiente andare qui sul sito git-scm.com e qui basta andare su Download for Windows, nel caso di Windows, prendere Standalone Installer 64 bit e proseguire con lo scaricamento. L'installazione sarà semplice, ma la facciamo insieme così vi faccio vedere effettivamente quali problemi si potrebbero avere. L'ho avviato appena scaricato e andiamo Next, senza modificare alcunché, lasciamo di base tutto quello che c'è già preconfigurato. Alcune delle opzioni probabilmente non vi serviranno nemmeno, ma è il modo più semplice per farvelo installare, perché non so chi sta seguendo chiaramente i miei video, quindi devo fornire una base anche alle persone che non hanno un'esperienza di sviluppo. Quindi proseguiamo con l'installazione e la portiamo a termine. Disabilitiamo questa, andiamo su fine. Adesso installiamo un altro tool di base, non è obbligatorio ma ve lo consiglio perché ha tutto integrato e rende tutto più semplice. È gratuito, è Visual Studio Code sviluppato da Microsoft. Scarichiamolo, parte lo scaricamento e lo installiamo. Anche questo sarà molto semplice da installare, però lo facciamo insieme. Clicchiamo, parte l'installazione, accettiamo e nel frattempo possiamo andare avanti. Questo ci può essere necessario perché ci semplifica un po' l'avvio, ma non è indispensabile. E il resto facciamo avanti. Ecco, abbiamo finito l'installazione, avviamolo. Al primo avvio configuriamolo come Markdown, così abbiamo tutto fatto di default. Disabilitiamo questa. Non è necessaria, ma è una configurazione che ci evita di avere questa schermata. Allora, qui ci troviamo nell'ambiente di sviluppo, è un editor un po' più avanzato, ha dei plugin che probabilmente utilizzeremo in futuro. Per adesso lo configuriamo a livello base. Apriamo un terminale. Qui ci ricongiungiamo con le funzionalità che avremo su Linux, quindi quando svilupperò e scriverò sul terminale, voi è sufficiente che apriate un terminale qui e potete digitare, immagino quasi tutti i comandi, lo vedremo magari insieme. Nel nostro caso abbiamo installato Git ed è utilizzabile da qui, è possibile lanciare Git per vedere se effettivamente è stato installato correttamente, quindi non è stato ancora riconosciuto. Adesso siamo rientrati su Visual Studio, cerchiamo di verificare che Git sia funzionante, sia stato recepito dall'installazione. Apriamo Git e vediamo che ci risponde con una serie di comandi. Allora, Git lo utilizzeremo principalmente per clonare un progetto, vi faccio vedere come si fa. Allora, il mio consiglio è creare con mkdir una cartella che sarà works per tenere tutto ordinato e lavoreremo dentro questa cartella ogni volta che faremo noi o copierete un repository, un progetto da qualcun altro. Allora, premiamo cd works e qui utilizzeremo il comando git clone, che è quello lì per cui
al momento abbiamo installato git clone. Andiamo in un sito di esempio che sarà tipo questo, quello che farò su uno dei miei progetti. Andiamo sul sito che vi darò io, code, https, copiate questa stringa, è sufficiente premere questo tasto. Abbiamo già scritto git clone spazio, tasto destro, e lui copierà in automatico questo. Premiamo invio e lui ha creato Node.js Chat, questa cartella, all'interno dell'ambiente in cui ci troviamo. Al momento ci troviamo in Works, lo vedete da qui. Quindi abbiamo creato la cartella Works qui, ci siamo entrati dentro e abbiamo clonato il progetto qui. Ora basta fare questo. ls per vedere che cosa ha creato, e ha creato, come vediamo, la cartella Node.js underscore chat. Facciamo cd per entrare nella cartella Node.js underscore chat. Questo che sto facendo era possibile anche farlo visivamente, cioè aprire una cartella da qui, open folder. Qui diciamo vi faccio vedere un po' come funziona. A questo punto siete qui dentro, fate code punto e aprite Visual Studio Code all'interno del progetto che abbiamo appena scaricato, no? Ci fidiamo degli autori, sì. E qui ci troviamo all'interno del progetto. Riapriamo un terminale, spremiamo ls, vediamo questi, che sono questi file qui. Vengono gestiti graficamente e proposti già qui. Qui è possibile creare file, cartelle e anche verificare dove si trova nel computer. Quindi possiamo fare reveal in File Explorer e lui ci apre la cartella. E questa è la nostra cartella appena creata, Works, che è all'interno di JS Chat, e qui abbiamo tutti i file che abbiamo creato. Per Windows è tutto, ora vediamo insieme come funziona l'installazione per Linux, che vi preannuncio sarà molto più semplice. Allora, qui ci troviamo sull'installazione che avevo fatto in uno dei miei video. È una semplice Ubuntu installata versione 23.04. È un'installazione pulita, quindi possiamo lavorare su questa. Andiamo ad installare Git e Visual Studio Code. Allora, sudo apt install git, mettete la vostra password di installazione, premete S, invio, e qui installiamo il git di base. Ora installiamo Visual Studio Code. Ecco, ci troviamo sul sito di Visual Studio Code. Qui ci propone, siamo su Ubuntu, è molto ben supportata, quindi possiamo semplicemente premere il tasto Deb, Debian e Ubuntu, e ci dà la versione per Debian, per Ubuntu. Aspettiamo l'installazione, anzi lo scaricamento, e installiamolo. Basta un doppio clic, installa, mettiamo la password, terminato l'installazione, possiamo chiudere tutto. Allora, per avviare code, o meglio Visual Studio Code, possiamo digitare code, oppure cercarlo qui tra quelli installati, lo troveremo qua. Abbiamo avviato Visual Studio Code. Quello che noi faremo, come avevo già detto nella guida per Windows, sarà aprire il terminale da qui, perché è tutto raccolto, tutto più organizzato, creare una cartella di lavoro, creiamola con mkdir, chiamiamola works, ma è un nome a scelta, entriamoci dentro, testiamo che git funzioni e ce l'abbiamo. Andiamo sul sito github hobbyinformatico /node.js underscore chat, che è il sito che magari conterrà il code, cioè l'indirizzo da cui copiare tutti i file di progetto. È possibile copiarlo oppure pigiare semplicemente questo tasto.
Andiamo in Visual Studio e facciamo git clone, incolliamolo, premiamo invio e come con Windows premiamo ls e vediamo che qui ha creato la cartella. Entriamoci dentro, con slash, con il tab potete autocompletare, entriamo dentro e qui premiamo code, punto, che riapre un altro code ma all'interno di questa cartella. Ci fidiamo degli autori e qui apriamo un terminale che ci serve a gestire il progetto. Se premiamo ls vediamo appunto i file che sono qui, poi le cartelle che sono già presenti sulla sinistra. Per il momento è tutto, abbiamo visto come installare su entrambi gli ambienti Visual Studio Code e Git, che saranno la base per i nostri progetti che seguirò. E un saluto e ci vediamo al prossimo video.